Buongiorno a tutti, io sono Giulia e vi do il benvenuto su Madonna della Roccia, il canale che spiega l'arte. Oggi parliamo di un tema affascinante, quasi da detective story, come si riconosce un falso d'autore. Quando pensiamo ad un falso, immaginiamo subito una firma imitata, ma la firma da sola non basta. Può essere stata aggiunta dopo o copiata, oppure può trovarsi su un'opera modificata, ritoccata o completata da qualcun altro. Per questo gli esperti non guardano solo il nome dell'artista, guardano soprattutto la materia dell'opera. Uno dei primi indizi sono i pigmenti. Immaginiamo un quadro attribuito al Cinquecento. Se le analisi scoprono un colore inventato nell'Ottocento o nel Novecento, qualcosa non torna. È come trovare una zip moderna su un abito medievale. Da lontano può sembrare credibile, ma il materiale racconta un'altra storia. Un altro metodo molto importante è la radiografia. Con i raggi X si può vedere cosa si nasconde sotto la superficie del dipinto. Correzioni, ripensamenti, disegni, preparatori, vecchi restauri. Molti grandi artisti cambiavano idea mentre lavoravano, soprattutto modificavano un volto, cambiavano la composizione, spostavano una mano. Questi ripensamenti si chiamano pentimenti. In una copia o in un falso, spesso questi pentimenti mancano, perché il falsario non sta creando davvero l'opera, sta copiando un'immagine già finita. Poi c'è la riflettografia infrarossa. Questa tecnica permette di vedere il disegno preparatorio nascosto sotto il colore e anche qui gli esperti possono capire molto. Il tratto è sicuro? È coerente con il modo di lavorare dell'artista? Somiglia ai suoi disegni autentici? Oppure sembra troppo meccanico, troppo rigido, troppo moderno? Anche il supporto è fondamentale. Una tela, una tavola di legno, una carta, ogni materiale ha una storia. Se il supporto è troppo recente oppure non corrisponde all'epoca dell'artista, l'attribuzione diventa sospetta. Importante è anche la provenienza. Un'opera autentica spesso lascia tracce, inventari, collezioni, lettere, vecchie fotografie, cataloghi, aste. Se un presunto capolavoro compare improvvisamente dal nulla, senza documenti e senza storia, gli esperti diventano molto cauti. Ma attenzione, un'opera senza documenti non è automaticamente falsa ed un'opera con documenti non è detto sia autentica. Anche i documenti possono essere falsificati, per questo non basta mai un solo indizio, serve un insieme di prove, materiali, tecnica, stile e provenienza, analisi scientifiche e confronto con opere sicure. Il falsario può imitare lo stile di un maestro, può copiare una firma, può invecchiare artificialmente un quadro, ma deve combattere contro la chimica, contro la storia e contro il modo di lavorare dell'artista. E spesso cade proprio qui, in un pigmento sbagliato, in un disegno troppo perfetto, in una tela troppo nuova, in una provenienza troppo comoda, perché un falso non inganna solo gli occhi, inganna anche il desiderio di credere di aver trovato un capolavoro perduto. E voi eravate a conoscenza delle tecniche per riconoscere un falso? Scrivetelo nei commenti. Se vi interessano i segreti e i misteri della storia dell'arte, iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!